sono Lorenzo Conti e ho un'azienda agricola a Montemorello che si chiama Il Rurale, perché mi chiamano Rurale a me, perché praticamente sono cresciuto insieme a un eremita quando ero piccolino, che non aveva acqua, non aveva luce, non aveva niente, e siccome io sono nato in campagna mi annoiavo, non sapevo cosa fare. Però la noia per me è stata una cosa importante perché la noia mi ha generato qualcosa, cioè mi ha dato la possibilità di imparare a fare qualcosa. Quindi praticamente i miei pomeriggi e le estati che ho passato con questo signore mi sono servite per imparare un mestiere e poi sicuramente una passione, perché l'agricoltura si fa solamente se si è appassionati, secondo me, perché se no diventa un turbinio di cose che poi ti portano a abbandonare il tutto. Ci deve essere la passione e ci deve essere l'amore per il territorio, secondo me. Poi insieme al mio migliore amico qualche anno fa abbiamo deciso di aprire un canale su YouTube dove abbiamo riscosso non un successo abbastanza grande, ma portiamo degli argomenti abbastanza difficili come muri a secco, la gestione del territorio, anche video normalissimi di agricoltura, ma noi ci vogliamo soffermare molto sulle problematiche riguardanti la gestione delle acque, riguardanti problematiche che sono successe anche a Campi Bisenzio, quindi la mancata manutenzione del territorio, le opere che sono state fatte in antichità e che andrebbero ampliate, perché noi non possiamo continuare a vivere con le opere fatte 100-200 anni fa, perché se si continua a buttare cemento in piano è normale che si fa una piscina poi alla fine e tutti si va sott'acqua. Quindi i soldi non vanno spesi sui bacini di espansione, i soldi vanno spesi in collina, dove ci siamo noi e dove c'erano prima i contadini, che ogni contadino aveva il proprio pezzo di terra, ogni contadino cercava di mantenere il proprio pezzo di terra, ma non solo per sé, ma anche per gli altri. Poi purtroppo ci sono stati l'abbandono dei campi, è successo quello che è successo e adesso ci troviamo con una serie di problematiche difficilmente si possono risolvere se le persone che cercano di informare le persone dicono che praticamente la natura ha cambiato il corso del fiume. La natura non cambia il corso del fiume, l'uomo deve gestire le acque, l'uomo deve gestire i problemi che ci sono e in base a quello poi anche le persone in piano sviluppano la propria civiltà. Secondo me una cosa importantissima da fare in futuro non è solamente fare video su YouTube e cercare di avvicinare le persone, ma secondo me, come si è detto prima, lavorare con i bambini, quindi cercare di riportare nelle scuole l'educazione rurale, che è una cosa importantissima secondo me, perché secondo me è vero che ci sono persone di 40 o 50 anni che dopo una vita lavorativa stressante abbandonano tutto e vanno in campagna, ma quella è l'eccezione. Noi bisogna cercare di andare nelle scuole con l'obiettivo di portare anche un solo ragazzo alla fine di tutto questo percorso all'agricoltura, ma un'agricoltura vera, non l'agricoltura che te mi dici che se io vengo in agricoltura ci sono i bandi da 50.000 euro e te con 50.000 euro ti compri il trattore, ti faranno il agricolo, perché queste cose sono tutte false, ve lo posso assicurare. Io sono giovane, mi hanno promesso a me un sacco di soldi, io da quando ho aperto l'azienda agricola non ho preso un euro, tutte le cose me le sono comprate con i miei soldi, ma per quale motivo? Perché dovete sapere che purtroppo ci sono dei punteggi, quindi chi ha più terra ha più punteggio di te, quindi le grandi aziende, senza fare troppi nomi, a giro per la Toscana, tutti gli anni si rifanno i trattori, tutti gli anni si rifanno gli annessi agricoli, tutti gli anni si rifanno la cantina, è un po' come il pesce che mangia il piccolo. Vi faccio un altro esempio: il fatto di avere le aziende agricole per questi grandi marchi gli aiuta in vari ambiti. Per quale motivo? Perché loro con l'azienda agricola possono adoperare gli stessi operai agricoli in anche altri settori, quindi se io ho l'azienda agricola, ho 10 ettari di vigna, io mi posso aprire l'agriturismo e posso avere i miei dipendenti che possono fare anche il ristorante con il contratto agricolo, che costa molto meno rispetto a un contratto di una persona che lavora in un ristorante. Quindi, oltre a distruggere il mercato agricolo, questi distruggono anche il mercato delle altre persone, perché ci sono anche altri ristoranti che non hanno l'azienda agricola e però non possono competere con i costi che hanno queste grandi marche. Vi faccio semplicemente un esempio:
queste grandi aziende toscane che chiaramente comandano il mondo vinicolo, e lui sa benissimo perché anch'io purtroppo con i terreni che ho non riesco a diciamo, ritagliarmi uno stipendio che mi fa vivere degnamente. Io vado a fare per conto terzi in Chianti, Bolgheri, queste diciamo grandi piazze dove vengono fatti prodotti di qualità. Ma queste grosse aziende si sono costruite l'impero andando a mangiare il pesce piccolo. Vi faccio un esempio: se c'è un'azienda agricola molto piccola che ha 3 ettari di vigneto e il padre che gestisce questa azienda agricola ha i figli che non si interessano minimamente della vigna, il padre decide di dare in affitto questi terreni a questo grande nome. Questo grande nome prende i terreni in affitto, ma sa già benissimo che questa piccola azienda è destinata a chiudere. Quindi non li mantiene, li abbandona, e dopo 10-15 anni il povero signore che non ha i figli che gli possono dare la mano decide di vendere il terreno, ma lo compra, lo svende, e questa grande azienda ormai ha abbandonato tutto, non è più produttivo. I titoli delle vigne che ci sono all'interno di questi terreni, che l'azienda compra a poco, non quanto il prezzo doveva essere, i titoli se li sposta dove vogliono. Se io mi compro i titoli a Montemorello, io i titoli della vigna li posso portare anche a Bolgheri, posso fare quello che voglio. Quindi è un po' un sistema, diciamo, marcio, è un sistema dove i soldi, secondo me, non vengono spartiti nella maniera giusta, perché se io cerco di aprire un'azienda agricola da zero non mi aiuta nessuno, e dovrebbe essere il contrario. I soldi andrebbero dati alle persone che cominciano, i piccoli agricoltori bisogna aiutare, non chi ha il punteggio più alto di te. E poi secondo me ci sono troppe, a livello burocratico, troppe problematiche per quanto riguarda i corsi. Vi faccio un esempio: io non ho fatto l'istituto agrario, l'anno scorso per riscuotere la PAC, quindi il contributo che viene dato ogni anno agli agricoltori, ho dovuto fare un corso a pagamento di 1.000 euro. Un corso di 200 ore, basato solamente su regole di sicurezza, quindi come mettersi la crema solare per poter lavorare d'estate, cose del genere. E io con questi 1.000 euro che ho speso ho perso anche altri soldi, perché io per 1 mese e mezzo non ho potuto lavorare. E poi alla fine della fiera ho fatto l'esame, l'ho passato e tutto a posto. Ma non c'è solo questo, ci sono anche patentini, ci sono i patentini per il trattore, perché se mi viene l'ASL in azienda e non ho il patentino del trattore io subisco una multa. Ci sono i patentini per i fitosanitari, ci sono i patentini per la motosega, e io mi chiedo: ma alla fine uno a lavorare quando ci va? Mai, non ci vai mai a lavorare. E quindi ci sono da cambiare veramente tante cose, secondo me, e secondo me l'unico metodo per, diciamo, sviare tutto è cercare di prendere veramente i bambini dalla scuola. E perché no, anche questa è una proposta che ho fatto a Sole, ricostruire una radio rurale, perché dovete sapere che durante il ventennio c'era una radio che si chiamava Ente Radio Rurale, che non era solamente una radio ma era anche un movimento, diciamo, giornalistico, usciva ogni tanto una rivista, e una radio che sicuramente non deve avere nessun tipo di filtro, che deve dare la possibilità agli agricoltori di comunicare, perché se io oggi faccio un post su Facebook o parlo di una cosa su un video, a me è successo di fare dei video su argomenti un po' scottanti, e i miei video sono stati, ho subito una violazione, per cui il mio video ha fatto 100 visualizzazioni. Se io faccio un video di un altro argomento che può essere utile alla società di oggi, il mio video può fare 20 o 30.000 visualizzazioni. Quindi se io mi apro un canale anche non web, perché secondo me bisogna fare una cosa fatta grande, anche FM, dove non c'è nessun tipo di filtro e dove tutti noi agricoltori possiamo comunicare. Quindi se c'è una problematica ce la gestiamo noi, non che una persona mi va a scrivere una cosa e poi la rimanipola come vuole, diciamo una cosa senza filtri. L'unica cosa che volevo aggiungere è per quanto riguarda la gestione del territorio. Io, diciamo, ho deciso di fare dei video su YouTube riguardanti Puglia Secco perché volevo dare la possibilità, anche se questi sono video molto lunghi, alle persone di imparare a farli. Sono cose difficilissime, però se
una persona dopo 10 giorni che ho messo questo video mi manda una foto a me con scritto ciao Lorenzo, sono a fare un muro a secco grazie al tuo video, per me questa è una soddisfazione grandissima, anche se il muro a secco lo fa male, perché so che sbagliando si impara, perché prima i muri a secco, tutte le opere agricole non le facevano persone laureate, le facevano persone che a malapena sapevano parlare. Quindi diciamo che il mio obiettivo è quello di diciamo, il mio obiettivo di vita è quello di fare l'agricoltore e quello di avvicinare le persone all'agricoltura e basta. Niente, buona prosecuzione.